No, non di nuovo. Hai qualche idea migliore per un video? Tipo quello sui PBTA? No, questo è un colpo basso. Bentornati nel forum. Vi ricordate quando parlai di Zampotecaria dicendo che era ispirato a un altro gioco che si chiamava Apotecaria e era ambientato sostanzialmente nello stesso mondo di un altro gioco che si chiamava Scorribanda, quello, diciamo, i boschi irsuti, e Scorribanda era appunto il gioco principale a cui Zampotecaria era ispirato. Bene, l'ho comprato a Lucca. Ecco Scorribanda, dello stesso autore Brian Tyrrell e della chiave delle storie della Nessun Dove. La chiave delle storie perché l'avete già sentita nominare sul canale, perché era la stessa collana della Nessun Dove di cui faceva parte Crisopea, alla ricerca di Crisopea, e devo dire che hanno una collana di giochi, soprattutto con la chiave delle storie, molto tematici e narrativi che, se vi piace l'idea, sono incredibili. Magari molto settoriali li potrebbero definire alcuni, anche se secondo me per Scorribanda non è il caso, ma se centrano quello che è il vostro interesse ve li consiglio assolutamente. Tra l'altro hanno diversi titoli. A Lucca ho visto anche un certo Orbital che mi sembrava abbastanza interessante da recensire, poi eventualmente ve lo porterò. Ma bando alle ciance, di che cosa parla Scorribanda? Piccoli animali, grandi avventure. 10 su 10, per me la recensione può finire qui e ve lo posso consigliare, ma se voi siete qui non siete per sentire il mio fangirling circa queste tipologie di narrazioni con piccoli animali da favole che vivono le loro grandi avventure sebbene la loro taglia, quindi dovrò argomentare un po' di più. Sebbene possa sembrare strano, è un post-apocalittico. Noi siamo scomparsi per un qualche motivo, non ci siamo più, abbiamo lasciato il mondo e tutta la nostra tecnologia essere riconquistata dalla natura e il pianeta è stato diciamo reclamato da i selvatici, piccoli ma anche grandi animali, sebbene quelli più grandi, come potrebbero essere cervi, lupi, orsi, hanno più difficoltà a spostarsi e quindi vanno a fare Scorribanda e rimangono nei loro territori sostanzialmente, che si sono organizzati sempre con più intelligenza in società, sviluppando tecnologie, e ci dice il manuale, si spera non faranno gli stessi errori che hanno fatto i titani per scomparire. L'ambientazione, come esattamente quella di Zampotecaria, era i boschi irsuti. Da quanto ho capito è bene o male la Scozia, ma potete ambientarlo dove vi pare. Cosa succede? Sostanzialmente i boschi irsuti sono pieni di vita, sono in piena, diciamo, fase di boom, si stanno sviluppando comunità, si stanno sviluppando tecnologie, stanno nascendo le gilde. Ricordo che questa poltiglia sono una gilda appunto, e ci sono tanti piccoli e grandi problemi che vanno risolti. Tra l'altro i selvatici si stanno organizzando in una società bene o male organizzata, che è descritta nel manuale ed è molto particolare. È carina e cute da un certo punto di vista, orribile dall'altra. Ad esempio, selvatici sono anche carnivori e si mangiano tranquillamente fra di loro, cosa che è considerata tranquilla perché non c'è cosa più orribile e naturale della catena alimentare. Questo ha portato a sviluppare un sistema di legge che è stranissimo, perché le offese contro la comunità sono quelle effettivamente punite con quello che noi potremmo definire un giusto ed equo processo, e sono punite esclusivamente con pene rieducative, perché ad esempio la semplice detenzione è considerata bestiale. Ma le offese personali, visto che effettivamente si mangiano fra di loro, sono non sanzionate e sostanzialmente gestite con il diritto alla vendetta, che è una cosa
un po' arcaica, se la vogliamo nominare oggi, ma tralasciando queste cose tecniche e ritornando alla parte cute, di che cosa parla Scorribanda? Siete un gruppo di selvatici che va a fare una scorribanda. Che cos'è una scorribanda? Un'avventura con un determinato obiettivo a tempo, cosa che viene ripresa anche in Zampotecaria. Se vi ricordate, l'obiettivo del vostro viaggio in Zampotecaria era a tempo, anche qui è a tempo. C'è un qualche tipo di situazione che va risolta, altrimenti porterà del male ai boschi irzuti. I tempi stupidi sono recuperare la corona del re Rospo, perché il re Rospo comanda il suo grande esercito perché ha la corona, e quindi è considerato il re, e se non gli viene rubata la corona e quindi non è più riconosciuto dal suo esercito come un re, invaderà i boschi irzuti. Quindi mettete insieme il vostro party, nominate il maestro di Scorribanda, che è sostanzialmente il DM, e partite per la vostra avventura. Prima però dovete creare i vostri personaggi. Come si creano i vostri selvatici? Nella maniera più semplice e intuitiva possibile, tanto che lo dico già ora, prima delle conclusioni, questo secondo me è il gioco di ruolo che potete presentare e sbattere sotto il naso a chiunque vi dica che non gioca di ruolo perché li ha visti in passato e ritiene che ci voglia troppo tempo per giocare. Come si crea il vostro personaggio? Ve lo faccio vedere immediatamente. Allora, innanzitutto sia Scorribanda sia Zampotecaria hanno un'estetica molto simile. Questa immagine di tavolo del lavoro è presente sia in Scorribanda sia vi faccio vedere in Zampotecaria, sia all'inizio sia alla fine. Ecco. Tra l'altro, se avete Zampotecaria avete anche accesso alla mappa dei boschi irzuti molto più dettagliata di quella che è presente in Scorribanda, che c'è ma è più piccola. Come vedete è proprio una mappettina piccina con pochissime informazioni, c'è proprio una minima leggenda qua. Comunque, la creazione del vostro personaggio. Ecco qua, largo ai selvatici. Questa è la vostra scheda. Che cosa avete? Il vostro nome, ovviamente, la gilda, lo stemma della gilda, il trucco che è collegato alla gilda, 3 arnesi, 3 talenti, 3 tratti. Come create il vostro personaggio? Scegliete il nome e girate pagina. Scegliete o createvi una vostra gilda e segnatevi l'abilità speciale della gilda. Sono in tutti i casi elementi descrittivi, non hanno effetti meccanici. Il modo in cui lo usate nel gioco viene deciso da voi. Girate pagina, scegliete o createvi 3 arnesi. Girate pagina, sceglietevi o createvi, come potete vedere sono tutti molto ed esclusivamente descrittivi, 3 talenti. Infine, girate pagina, scegliete uno dei selvatici o eventualmente create quello che vi piace di più a voi, delle razze sempre esistenti, e segnatevi quelli che sono scritti qui, che sono 3 tratti. Sono sempre descrittivi, ad esempio il pipistrello ha sonar, grinfie tenaci e volo notturno. Il maestro di Scorribanda, intanto vi faccio vedere qualche illustrazione, ecco, avrà a disposizione questa scheda. Un orologio che funziona in maniera molto simile a quelli di Blades in the Dark, un obiettivo che deve essere deciso di comune accordo con tutti i giocatori, delle domande di partenza, ad esempio sempre l'esempio della corona di Re Rospo, perché è importante rubarla, perché i nostri personaggi ce l'hanno con Re Rospo, che cosa succede se non viene recuperata, eccetera, che serviranno a dare la struttura di quella che sarà la vostra scorribanda, una tavola relazionale per le varie relazioni fra i selvatici che si possono sviluppare, e la parte delle note. A che cosa serve l'orologio, che è l'unica vera parte meccanica di questa mappa? La vostra scorribanda è a tempo. Se non la completate entro un determinato periodo di tempo, succederà qualcosa di brutto. Questo da che cosa è rappresentato? Dal dado scorribanda. Parte dal D12, arriva fino al D4. La diminuzione del dado scorribanda sostanzialmente vuol dire che il tempo si sta esaurendo. Quando si esaurisce questo tempo? Ad ogni fallimento che voi effettuate con il dado, che ottenete con il dado scorribanda, una di quelle 4 caselle nell'orologio verrà annerita. Al raggiungimento di un momento importante nella narrazione, ne consiglia intorno a 2 o 3 il manuale, un'altra casella verrà annerita. Ogni volta che ne annerite 4, il dado diminuirà di una taglia.
Questo vuol dire sostanzialmente che il termine della vostra avventura si sta velocemente avvicinando e dovete essere più rapidi, dovete osare di più per cercare di raggiungere il vostro obiettivo. Il sistema di per sé poi è estremamente semplicistico e molto permissivo, oserei dire. È un sistema a livello di successi. Ogni volta che voi volete intraprendere un'azione in cui è insicuro il risultato, narrando assolutamente con libertà come volete risolverla, tirerete un dado. L'1 è il fallimento, il 2 e il 3 è il successo con conseguenza, 4 più è il successo. Capirete che quando avete più tempo e quindi la scorribanda all'inizio e avete il D12 sarà molto semplice avere un successo. In questo caso ho fatto un 8, sarebbe un tranquillo successo pieno. Potete utilizzare l'abilità che vi fornisce la gilda per ottenere un successo automatico una volta per sessione la prima volta che la usate e in seguito un vantaggio che funziona esattamente come vi potete immaginare, tirate 2 dadi, scegliete il migliore. Ugualmente possono essere utilizzati i vostri talenti e il vostro equipaggiamento, da tenere conto che l'equipaggiamento si potrà rompere in caso di fallimento. Questo è tutto il sistema. Sostanzialmente se arrivate al D4, sto martellando questo di rosso, che suona tra l'altro, se il dado scorribanda, dicevo, arriva a D4 e dovrebbe diminuire ulteriormente, mi dispiace, avete fallito la scorribanda e ciò che è brutto si riverserà sui boschi irsuti. Non dico altro sul sistema, se non l'avrei praticamente spiegato tutto. Il manuale si poi dilunga alla fine a presentarvi 3 ambientazioni particolarmente collegate ai titani, quindi noi, e quello che hanno lasciato indietro, che potete giocare per introdurvi appunto alle vostre partite di scorribanda. Non è presente una sezione particolarmente specifica, tra l'altro il manuale è molto più piccolo di Zampotecaria. Per le varie modalità di gioco in Zampotecaria potevi giocare appunto da solo, in cooperativa, via internet, ma io credo tranquillamente che Scorribanda possa essere giocato anche in solitario, anche perché esiste, fra virgolette, una gilda che sono sostanzialmente i viandanti solitari e data la qualità molto narrativa del gioco non credo ci saranno assolutamente problemi ad adattarla a una cosa del genere. Tra l'altro compatibile con Zampotecaria, cosa che era detto nello stesso Zampotecaria, perché i Pestapoltiglia sono una gilda, potete fare incontrare nelle avventure di Zampotecaria la vostra scorribanda a questo personaggio, potete introdurlo nelle vostre avventure di scorribanda, potete fare delle cose a metà giocando talvolta a Zampotecaria, talvolta a scorribanda. Se avete la mappa di Zampotecaria modificata dalla sua versione Legacy, potete giocare nella vostra versione dei Boschi Irsuti modificata dalle partite a Zampotecaria, cosa che è fantastica, è un livello di collegamento al gioco che è davvero davvero interessante, vi può dare la possibilità di creare i vostri boschi irsuti che sono solo vostri e dei vostri amici. Non so se si capisce, ma mi piace particolarmente come gioco. Voglio presentare da un certo punto di vista però una visione neutra, quindi quali potrebbero essere alcuni punti a sfavore. Devi piacere il tema, ovviamente, è un tema molto semplice, è un tema fortemente adattabile, molto family friendly oserei dire, perché chiariamoci, si parla di animali bene o male antropomorfi, ma non si spinge così tanto nel furry da non essere affidabile, ecco, lo devo dire. Inoltre ricorda un po' gli animali delle favole, quindi può essere consigliato anche a un pubblico più giovane oserei dire. Tra l'altro con il fatto che è molto semplice e rapidissimo da intavolare una sessione, quindi ancora di più. Se non vi piace il tema, se non vi piacciono i giochi di ruolo esclusivamente narrativi e con un sistema molto semplice, alcuni potrebbero dire che sono riduttivi, giocati una volta, giocati sempre. Io non sono di quest'idea, perché qua la bellezza è il fatto di creare voi le vostre avventure sempre nuove, di creare nuove e varie interazioni fra i personaggi e di creare la vostra versione dei Boschi Irsuti, però potrebbe non apprezzarlo. Quando si va in giochi con questo tipo di tematiche è ovvio che c'è sempre un livello di gusto, di preferenza personale che intacca in un qualche modo sul divertimento e sull'esperienza che il gioco vi può dare. A me piace molto come idea e lo consiglio a chi vuole avere un'esperienza diciamo diversa magari dal gioco di ruolo normale e più
tranquilla anche in un certo senso, più mirata a riscoprire il suo lato narrativo, il suo lato tematico, appunto. Vi invito quindi, se vi interessa, a dare un'occhiata a Scorribanda, Zampotecaria e l'altra, il resto della collana La Chiave delle Storie. Credo di aver terminato questo video e vi invito, se vi è piaciuto, a mettere mi piace. Passate dalle nostre pagine social, abbiamo Facebook, Instagram, un gruppo Telegram se volete fare due chiacchiere con noi in tempo reale, consigliarci giochi particolari come potrebbero essere questo in tempo reale. Abbiamo un TikTok se volete passarci. Avete la possibilità di abbonarvi al canale se volete darci la possibilità di portare in una maniera più efficiente prodotti sempre nuovi in recensione. Francesco dal Forum Sententiam chiudo.